Ciao a tutti da Mirko. Alcune volte chi ha una Taranis trova difficoltà nel fare il bind a causa dei vari firmware che ci sono a disposizione, quindi oggi facciamo un video di approfondimento sulle radio FrSky, i moduli e le scelte che abbiamo a livello firmware per radio e ricevente. Ho già fatto un video dove spiego i vari significati di sigle come LBT, FCC, EU, non EU, eccetera. Se questi termini non vi sono chiari potete vedere prima quel video, trovate il link in descrizione. Prima di iniziare vorrei fare una precisazione sui firmware, in quanto nelle nostre radio ce ne sono due. Il primo è OpenTX, che possiamo considerare come il sistema operativo della radio, ed è di fatto quello che usiamo quando facciamo tutte le configurazioni sul nostro modello. Il secondo è quello del modulo interno, che va a gestire il funzionamento della radio stessa. In questo video non parleremo di OpenTX, in quanto non è rilevante per la gestione del bind. Il mio consiglio comunque è di tenerlo aggiornato, se non sapete come fare vi lascio il mio tutorial in descrizione. Fatta questa piccola premessa possiamo partire con la radio. In commercio ne troviamo di due tipi, ACC-ST ed Access. Per capire quale versione è la vostra basta semplicemente verificare sulla radio stessa. Come vedete questa QX7 è ACC-ST, mentre questa X9 Lite è Access. Questo va a influenzare direttamente il tipo di modulo interno montato sulla radio. Le radio ACC-ST hanno il modulo interno XJT, mentre le radio Access hanno il modulo interno ISRM. A loro volta il tipo di modulo va a definire quali modi possiamo usare per fare il bind sulle riceventi. Le radio ACC-ST possono bindare in modo D16 e D8, le radio Access possono bindare in modo D16 e Access. Sia i moduli XJT che quelli ISRM possono essere FCC o LBT. Se state usando un firmware Access sulla ricevente non avete problemi, in quanto il firmware si adatta automaticamente alla regione della radio. Se invece state usando una ricevente con firmware ACC-ST dovete verificare la regione della vostra radio e usare il firmware LBT o FCC a seconda di cosa avete sulla radio. Se avete bisogno di fare il cambio regione ho già fatto due video specifici sia per XJT che ISRM, trovate il link in descrizione. A questo punto possiamo prendere in esame i firmware. Una cosa da tenere a mente è che con le ultime versioni si rende necessario aggiornare di pari passo radio e ricevente. Se aggiornate la ricevente ad una determinata versione dovete mettere la versione corrispondente sul modulo interno della radio. Allo stesso modo se aggiornate il modulo interno della radio dovete adeguare i firmware della ricevente alla stessa versione. Questo discorso è valido sia per radio ACC-ST che per radio Access. I firmware FrSky si dividono in due categorie, firmware versione 1 e firmware versione 2. La differenza sostanziale è che la versione 2 va a interrompere il supporto per le riceventi che non sono FrSky. Questo si riflette in primo luogo sulle riceventi integrate dei microdroni. Quindi se aggiornate il modulo interno con una versione firmware che inizia con 2, automaticamente andrete a perdere la compatibilità con questi modelli. Il mio consiglio in questo caso è di evitare di aggiornare il modulo interno della Taranis alla versione 2. La versione 1 tutto sommato funziona senza problemi. Nel caso abbiate bisogno di scaricare un firmware versione 1, ricordatevi che questi sono stati spostati sotto la voce History Firmware Download. Quindi cliccate qui e scaricate l'archivio zip. Nel caso non avete nessun microdrone con ricevente integrata, potete usare tranquillamente una versione 2, sempre però ricordandovi che dovete aggiornare contemporaneamente sia la radio che la ricevente, facendo coincidere i numeri versione. Mettiamo ad esempio che vogliamo aggiornare una RXSR ed una X9 Lite usando una versione 2, in quanto non abbiamo nessun microdrone. Andiamo nelle pagine download rispettivamente della RXSR e della X9 Lite e scarichiamo i firmware versione 2. Come vedete per la ricevente ho 2.1.0, quindi scarico 2.1.0 anche per la radio. In questo modo non ci sono incompatibilità di sorta tra radio e ricevente. Il discorso firmware è valido anche per i moduli esterni R9, come vedete qui ho una R9MM ed un modulo R9M Lite Pro. Nella pagina firmware notiamo che le versioni più recenti sono 1.3.0 per il modulo e 1.3.1 per la ricevente. In questo caso la 1.3.1 è solo una piccola revisione della 1.3.0, quindi potete usarla senza problemi, mentre se ad esempio sul modulo avete la 1.3.0 non potete usare la versione 1.2.0.
Molto bene, spero che questo video vi abbia fatto chiarezza sui firmware da scegliere se volete aggiornare la vostra Taranis, ricevente o modulo R9. Per oggi quindi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.